22 maggio 2023 ed eccomi qua con il maglioncione, il raffreddore e la fida compagnia dei fazzolettini che si va avanti in questa che deve essere la quarta puntata, se non vado errato, del nostro TG informatico. Di che cosa parleremo oggi? Innanzitutto parleremo di Windows, perché ci sono sia sul fronte di Windows 10 che sul fronte di Windows 11 delle importanti novità che riguardano gli aggiornamenti. Faremo anche una brevissima puntatina sul comparto hardware, questo perché si sta a quanto pare avvicinando un periodo molto interessante se hai bisogno di acquistare hardware sul fronte dei prezzi. Cercherò poi di rispondere ad una domanda che è emersa più e più volte nei commenti del sito e che riguarda la sicurezza degli altri sistemi operativi come ad esempio macOS oppure anche Linux. Sono davvero più sicuri di Windows? Oggi ne parliamo un attimino. Per finire torneremo nuovamente ad approfondire quello di cui avevamo parlato nella scorsa edizione relativamente a Android e a quei telefonini che escono già dalla fabbrica con dei malware preinstallati. Cercheremo di capire come va veramente la cosa ed eventualmente proveremo a porci rimedio. Allora, ti senti pronto? Iniziamo. La prima notizia del giorno riguarda gli utenti di Windows 10 ed è veramente molto importante. Eh sì, perché se hai questo sistema operativo installato sulla tua macchina devi sapere che entro il 13 di giugno ci sarà un aggiornamento forzato alla versione 22H2 di Windows 10 perché la versione precedente, cioè la 21H2, smetterà di ricevere qualsiasi aggiornamento. Devi tenere conto che questo sarà un aggiornamento non solo forzato ma anche abbastanza rilevante e che quindi terrà ferma la tua macchina per una quantità di tempo considerevole. Quindi il mio consiglio è questo: se per caso non hai ancora installata questa nuova versione di Windows, ti conviene andare a valutare se farlo tu manualmente andando direttamente sulla pagina degli aggiornamenti di Windows e facendolo in un momento in cui non hai immediato bisogno di utilizzare la macchina, altrimenti rischi di perdere preziose ore di lavoro. Quello che sappiamo già è che comunque dal 13 giugno nessun aggiornamento, compresi quelli di sicurezza, verranno erogati per la versione 21H2 di Windows e che comunque a partire dal 2025, data ancora da destinarsi, cesserà ogni supporto per Windows 10. Se non sai quale versione di Windows hai installato, ti faccio vedere una procedura molto semplice che vale sia per Windows 11 come in questo caso che per Windows 10. Tutto quello che devi fare è aprire una qualsiasi cartella, cliccare con il pulsante destro del mouse sulla barra a sinistra in corrispondenza di questo PC e scegliere la voce Proprietà. Ti si aprirà una schermata in cui potrai vedere la versione di Windows installata sulla tua macchina. Se invece per caso utilizzi Windows 11 ed una VPN, recentemente potresti aver notato dei rallentamenti che si sono verificati dopo l'ultimo aggiornamento di Windows. Eh sì, perché a quanto pare dopo l'aggiornamento KB 50.25.305 di Microsoft naturalmente c'è stato non su tutte le macchine e non su tutte le VPN un significativo rallentamento che ha colpito comunque un numero rilevante di computer. La nota rivista e soprattutto sito web Blipping Computer ha interpellato direttamente Microsoft per chiedere conto e ragione di questo problema. Ebbene, Microsoft ha risposto che sono al corrente di questa situazione e che stanno lavorando per risolverla nel prossimo aggiornamento. Se tuttavia nel frattempo tu volessi risolvere manualmente il problema, sarà necessario rimuovere questo aggiornamento e questo può essere fatto con il comando dism remove package, che ti lascio comunque nella descrizione del video e che per tua semplicità ti scrivo anche qui sotto. E nello stesso modo in cui per Windows 10 viene forzato l'aggiornamento alla 22H2, è già in previsione per Windows 11 l'uscita della versione 23H2, che tuttavia dovrebbe uscire entro fine anno.
Voci di corridoio, tuttavia, dicono che non sarà una versione di Windows così rilevante, perché a quanto pare le attenzioni di Microsoft si sono già focalizzate tutte quante sul prossimo Windows 12. Che ne venga anche anticipata l'uscita? Non lo sappiamo ancora, staremo a vedere. E quella che vedi sullo sfondo è solo una delle tante notizie in questo senso che sto leggendo, ma soprattutto una cosa che ho potuto già iniziare a constatare con i miei occhi. Cosa succede? Che dopo la pandemia, in cui abbiamo assistito da un lato ad una limitata produzione di hardware per ovvi motivi e dall'altro ad una richiesta incrementata esponenzialmente perché tutti quanti avevamo bisogno di macchine per fare smart working, adesso la produzione si è normalizzata e a quanto pare la richiesta nell'ambito del mercato dei PC è scesa moltissimo. Questo naturalmente, per una intuibile legge di mercato, corrisponde ad un abbassamento abbastanza repentino dei prezzi. Il mio consiglio generale, se hai bisogno di acquistare dell'hardware, è di farlo in questo periodo fino al mese di settembre. Poi presumibilmente ci sarà un rinvigorimento del mercato sia per l'uscita delle nuove versioni, sia perché comunque riprende la richiesta per questioni lavorative. E per una volta, anche se adesso ti mostrerò delle notizie, non sono queste notizie di per sé il centro del problema. Vado a leggertele. Apple, 3 gravi zero day sfruttati attivamente su iPhone, Mac e iPad sono stati fissati. Bene. Apple dà un taglio alle app malevole, sono 1,7 milioni di app che sono state bloccate sull'Apple Store. Linux, la lista dei malware e delle minacce a cui stare attenti nel 2023. Abbiamo sicuramente i ransomware, poi abbiamo le botnet, naturalmente il cryptojacking e non potevano mancare i rootkits. Perché ti sto dicendo tutto questo? Perché dopo l'ultimo video ho sentito molti utenti sul canale fare questo tipo di discorso. Dire, tanto io ho Mac, sono tranquillo. Tanto io ho Linux, che è un sistema operativo sicuro. Quelle che ti ho mostrato sono appunto alcune delle tantissime vulnerabilità che affliggono questi sistemi. Sicuramente macOS e Linux sono più sicuri rispetto a Windows per certi versi, ma questo non vuol dire che siano dei sistemi sicuri. In particolar modo ho sentito anche parlare della immunità o presunta immunità di questi sistemi ai bootkit. Ti rammento che i bootkit sono a monte del sistema operativo e quindi di conseguenza anche questi sistemi operativi sono vulnerabili. Prova ne sia questo GitHub di 9 anni fa, in cui già erano disponibili dei kit per costruirsi da soli il proprio bootkit per Linux. Come vediamo, infatti, sullo stesso GitHub è scritto che KitGen è un semplice generatore di bootkit per Linux, con il quale tu stesso puoi costruire il tuo bootkit per Linux, e ce ne sono anche per macOS, e infettare le macchine che vuoi infettare. Il messaggio che voglio far passare a questo punto è esattamente questo. Il fatto di avere un sistema più sicuro non deve indurti ad abbassare la guardia, perché che tu abbia Kali Linux, che è un sistema per la sicurezza, non significa che Kali Linux sia per questo motivo più sicuro rispetto, che so, a un Mint oppure ad un Ubuntu. Serve a testare la sicurezza degli altri sistemi, ma questo sistema non è più sicuro di per sé. Quindi il consiglio generale, se hai anche un sistema Linux o un sistema Mac, è di non abbassare la guardia, perché altrimenti sarai altrettanto vulnerabile rispetto agli altri. E non solo, ti confermo che in laboratorio da me arrivano tante macchine macOS e tante macchine Linux che in un modo o nell'altro sono state vittime di problemi di sicurezza. E torniamo dopo lo scorso TG a parlare di Guerrilla e di Triada,
Che cosa sono? Sono i nomi di due malware che a quanto pare, come appunto avevamo visto, si trovano già preinstallati su degli smartphone appena usciti di fabbrica. A rivelare la cosa è stata la Trend Micro, la famosa casa produttrice dell'antivirus. A quanto pare Triada, il primo che è stato scoperto, era un trojan bancario ed è stato trovato preinstallato in ben 42 modelli di smartphone Android di marchi cinesi a basso costo. Ma a quanto pare questo altro malware guerriglia va ad infettare quasi 9 milioni di smartphone, orologi TV e TV box, appunto basati su Android. La stessa cosa è stata anche denunciata da Wired, che riporta sostanzialmente la stessa notizia. Quello che appunto, volendo andare oltre il problema già segnalato, io mi sento di suggerire è questo: se hai un dispositivo Android puoi sicuramente andare ad installare Trend Micro Antivirus per fare un controllo. L'applicazione è gratuita e puoi anche rimuoverla dopo esserti accertato che sul tuo dispositivo Android non ci sia presenza di qualcuno di questi malware, nella speranza che appunto almeno Trend Micro sia riuscita a correre efficacemente ai ripari. E veniamo a qualcosa che ci riguarda più da vicino, ovvero alcune notizie sul canale. Innanzitutto ti informo che dietro richiesta di alcuni di voi sul sito www.gentiluomodigitale.it nella sezione hardware ho provveduto ad inserire sia una scelta di schede grafiche sia di gruppi di continuità, perché a quanto pare erano richiesti. Inoltre quest'oggi si conclude il sondaggio che abbiamo fatto sulla sezione community del canale, che rispetto alla chat vede vincitore il forum con l'83% dei voti. Questo significa che a brevissimo sul nostro sito verrà implementato un forum su cui tutti quanti potremo scrivere, scambiarci informazioni, fare domande e naturalmente rispondere anche alle stesse. Ti ricordo che se avrai piacere di supportare il canale potrai cliccare sul pulsante abbonati, oppure potrai supportarlo una tantum utilizzando i super grazie che si trovano al di sopra dei video. E proprio a proposito dei nuovi abbonati e dei super grazie, ci tengo moltissimo a ringraziare Uno Sguardo sul Calcio per essersi appena abbonato al canale e Ricky 1983 per il suo super grazie. Bene, a questo punto credo di aver detto tutto quello che dovevo nonostante il raffreddore. E non mi resta, come sempre, che salutarti e darti appuntamento alla prossima.